Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti nel consueto appuntamento della schedina della Serie A. 32esima giornata, 10 partite, 2 doppie disponibili, così come è sempre stata la formula dall'inizio di questo campionato. Fatemi sapere il vostro pronostico nei commenti, scatenatevi ragazzi, io vi dico la mia e se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta carico un contenuto. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo direttamente nelle partite di questa 32esima. Lecce Udinese, prima doppia di questa giornata, 1x. Anche se l'Udinese viene da un grandissimo successo contro la Cremonese, il Lecce non può steccare un appuntamento importantissimo in vista della retrocessione, perché la lotta a retrocessione si è accorciata sempre più. Lecce 28, il Verone a 26, quindi il Lecce deve vincere per forza la partita, secondo me. Lecce Udinese 1x. Spezia Monza, stesso discorso del Lecce vale anche per lo Spezia, però affronti un Monza che è in grandissima condizione e fiducia, soprattutto dopo aver ribaltato la partita con la Fiorentina, che non era per niente semplice. Quindi Spezia Monza 2. Napoli Salernitana 1, non perché vincendo e la Lazio che non vince vinciamo lo scudetto, quindi do per scontato che vinciamo contro la Salernitana, ma per la differenza tecnica che ci può essere in campo, anche se devo dire che con l'avvento di Paolo Sosa la Salernitana è molto più quadrata, è molto più organizzata, quindi di facile non ci sarà praticamente niente. Certamente la Salernitana non arriverà al Maradona e stenderà il tappeto rosso per la conquista dello scudetto, assolutamente. Però Napoli-Salernitana 1, Roma-Milan 2. La Roma deve far fronte a tanti infortuni, è una squadra che non mi piace come gioca e anche a livello di risultati comunque altalenante. Trovi un Milan in fiducia, trovi un Milan che ha sorpassato completamente, superato completamente il momento nero tra gennaio e febbraio, quindi Roma-Milan 2. Torino-Atalanta, altra doppia ed ultima di questa giornata, X2. Non mi fido del Torino, quindi mi copro con l'X2 perché il Torino è andato a fare risultato a Roma contro la Lazio, però trovo un Atalanta che ha fatto una grande partita contro la Roma e mi aspetto un Atalanta che azzanni questa lotta Champions perché è l'ultima tra le squadre che può giocarsi il quarto posto. Quindi partita da non steccare per i bergamaschi, Torino-Atalanta X2. Inter-Lazio 1. Non per il fatto che se il Napoli vince e l'Inter vince siamo campioni d'Italia, ma perché l'Inter con l'ennesimo innesto di innesto, non Ernesto non c'è, l'ennesimo innesto di fiducia con il passaggio alle finali di Coppa Italia contro la Juve, vinta 1-0 la semifinale di ritorno, credo che lasci poco spazio ad una Lazio che ho visto appannata e forse è solo un caso e sarà solo una partita sporadica, però non mi è piaciuta la Lazio contro il Torino, quindi Inter-Lazio 1. Cremonese-Hellas. Cremonese-Hellas 2. Credo che il Verona non si lasci scappare per niente al mondo l'opportunità o di scavalcare lo Spezia o di restare al passo con le squadre che la precedono, perché i punti sono pochi e può lasciare questo terzultimo posto che l'ha accompagnata quasi dall'inizio del campionato. Quindi Cremonese Hellas 2, Sassuolo Empoli 1. L'Empoli è vero, possesso palla, territorialità, un gioco discreto, però pecca nell'ultimo passaggio e il Sassuolo, soprattutto in casa, ha già dimostrato di avere i numeri per poter far bene. Quindi Sassuolo Empoli 1, Fiorentina Sampdoria 1. Manco a dirlo e nemmeno ad argomentarlo perché non credo che la Sampdoria possa far risultato a Firenze. L'ultimo posto oramai è congelato e non credo che si sposti da lì. Campionato ovviamente, quello della Samp, condizionato da problemi societari, condizionato da stipendi, calciatori che non sono all'altezza. La Sampdoria non mi piace per niente come sta giocando e come sta affrontando anche questa sorta di prova, di provare a risalire, ma
non ci riesce quasi mai, quindi Fiorentina-Sampdoria 1. Bologna-Juve, chiude la giornata. Bologna-Juve, partita complicata, X. Non scelgo tra le due perché il Bologna ci sta abituando e ci ha abituato anche nel passato recente a fare grandissime prestazioni e a portare a casa pure i 3 punti contro le grandi, tra virgolette, di questa Serie A. Ed è una Juve che continuerà a chiudersi sperando di non perdere la partita perché è quello che sta facendo la Juve ultimamente. Allegri pure contro l'Inter in Coppa Italia ha schierato una formazione completamente stravolta. Chiesa falso 9 al centro dell'attacco, De Sciglio, Alexandro sulle ali, un macello. Quindi Bologna-Juve X, tendente all'1 però una X, non scelgo tra le due. Questa era ragazzi la schedina della 32esima giornata di Serie A. Fatemi sapere la vostra nei commenti come sempre, iscrivetevi se volete restare aggiornati sui contenuti e divertirvi con me e confrontarvi per quanto riguarda questi pronostici. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao!